Ciao popolo, eccomi qua, un po' di tempo. Scusate il barbone, ma è voluto perché stasera live di rasatura. Rasatura strana perché per la prima volta stasera io mi faccio la barba con un rasoio rifinito su una sintetica. Allora, l'avete già visto dal titolo, per cui è inutile che ci giro intorno. Oggi prova della Nanon 10K. Appena arrivata, la Nanon è un prodotto americano, benché è un progetto americano, benché costruito, realizzato in Giappone, su specifiche di Marre Cartey, per cui diciamo che uno che sull'affilatura qualche cosa ci capisce. È appena arrivata, ragazzi. L'ho solamente lappata un pochettino perché ve lo ricordo, le pietre vanno lappate sempre tutte. E allora voglio provare questa Nanon in finitura, proprio voglio farmi la barba con un rasoio rifinito su Nanon. Chiaramente a questo punto voglio rifinire, voglio fare tutta la sequenza su pietre sintetiche. Per cui non parto direttamente dalla Nanon, scendo un pochettino, inizierò dalla 6000, quindi sarà una filatura con tre pietre, 6000 king, 8000 i manisci, 10.000 nanon. Chiaramente, mancando la parte della bisellatura vera e propria, ho preso un rasoio che già stava bene di suo, ve lo faccio vedere sotto il microscopio, guardate, questa è un'immagine, non è un'immagine fissa, questo è un filarmonica con una sola rasatura alle spalle, guardate, insomma, la finitura c'è di meglio, c'è di peggio. Stavolta è venuta così. Allora, io parto da questa situazione di rasoio, eccomi qua, di rasoio filarmonica, ecco, è sempre lui, quello bellino, quello con gli stencil. Ok, parto da questa situazione e mi faccio qualche cosa che è a metà tra la rinfrescatura veloce e l'affilatura vera e propria. Diciamo che è un'affilatura, manca solo la parte quella bassissima, per cui inizio con 6000 Missarca, aspetta, eh sì, Missarca, lo so, gli voglio bene a quella pietra, con la 6000 della King, quindi chiaramente una pietra che io uso principalmente, no, scusate, fatemi levare la Nanon per il momento, la pietra che io uso per il coltello, però è una bella pietra, morbida al punto giusto, per cui per fare questi lavori anche sui rasoi è una pietra molto felpata, molto morbida. Inizio subito perché voglio cercare di evitare di fare i soliti video che durano una quaresima. Anche perché adesso io non so voi a che ora vedrete questo video, però ve lo dico, mentre sto registrando sono le 4 e 10 minuti. Diciamo che io di solito verso le 6 e mezza, le 18:30 di solito faccio la barba, per cui ho il tempo di fare questo video, caricarlo su YouTube e, e dopodiché solo per gli amici del mio gruppo lo vado a provare in live per vedere un po' che effetto fa. Allora, qui la 6000 è una pietra che da coltello mi ha sempre dato soddisfazioni. È una pietra che è lucida, lucida parecchio, che è una pietra che io tengo perennemente in acqua, perché leggendo tra le specifiche della King c'è scritto che le pietre possono essere stoccate permanentemente in acqua, già l'ho detto in un altro video, voi non potete capire che gran comodità è, è tenere una pietra sintetica che ha bisogno di essere messa a bagno, tenerla perennemente in una vaschetta con l'acqua. Va sicuro, ragazzi, che è una comodità grande.
le pietre sono sempre disponibili, subito pronte all'utilizzo, uno vuole affilare nel ritaglio di tempo, oppure come più spesso capita a me, ti viene l'idea, "Ah, ma fammi fare questa prova, fammi fare questo tentativo, non c'è bisogno di aspettare di preparare le pietre perché le pietre stanno lì, sempre belle pronte, idratate, è veramente una gran comodità. Così approfitto pure per fare qualche piccola considerazione. Allora, questa pietra sui coltelli si è sempre dimostrata abbastanza veloce. Qui vedete che con il rasoio a mangiare mangia, l'animatura la vedete, però sull'acciaio temprato del rasoio mi sembra leggermente più lenta. La pietra continua a essere assetata, ma sono mesi che la pietra è in acqua, non è che dici l'ho tenuta minuti, l'ho tenuta ore, l'ho tenuta mesi. Però è una pietra che tende ad asciugarsi molto velocemente. Ok, prima di continuare, io poi fondamentalmente sto facendo questi passaggi su quest'altre pietre sintetiche per vedere un po' sempre le capacità d'asportazione dei marchi d'affilatura precedente di una pietra rispetto all'altra, perché come avete visto il rasoio era già praticamente pronto per la rasatura. Allora, andiamo a vedere al microscopio, sempre che riesco. Eccola. Insomma, i marchi d'affilatura si vedono pure abbastanza bene. Vediamo un po'. Ok, scatto anche un'istantanea. Scatto anche un'istantanea del... Oppala, un attimo solo che c'è qualcosa che non funziona. È già lui. Ah, ok, vediamo un po'. Oh, aspettate che è un po' scomodo. Allora, 1 e 2. Ecco qui. Allora, perso un po' di tempo per farvi vedere. Allora, la situazione iniziale è quella di sinistra. La situazione adesso dopo la 6000 Missarca è questa qui di destra. La ingrandisco al 100%. Quindi vedete la differenza tra i marchi di affilatura. Il filo, ovviamente, siamo tornati indietro tra il filo che c'era inizialmente e il filo con le sfrangiature che è logico aspettarsi da una 6000. Quindi filo pulito, poche bavette, però insomma, voglio dire, stiamo tornando indietro, come è giusto che sia. Oh, visto che questo non è un video dimostrativo, ma mi ci devo proprio veramente fare la barba con questo rasoio, mi concedo un altro minutino sulla pietra, voglio essere sicuro che la pietra abbia lavorato per bene. Qui non si tratta solamente di registrare un video, di fare vedere, qui poi c'è la rasatura con questa lama, per cui voi lo sapete, l'ho sempre detto, colgo sempre tutte le occasioni per ribadire il concetto. La vera affilatura si fa su questi grit, anzi siamo già troppo in alto per i miei gusti. Le lame si affilano intorno al 3000, chi ama bisellature più aggressive 2000, 1500, chi invece bisella con qualche cosa che va dal 3000 al 4000. Qui siamo sul 6000. Chiaro, ripeto, approfittando del fatto che il rasoio già era affilato, non stiamo
Non siamo partiti da una lama bisognosa di vera affilatura invasiva. Quindi, però, ripeto, la vera affilatura si fa in basso, dopodiché diventa solamente un gioco di lucidatura. Io penso che a questo punto basta, perché insomma sfruttiamo anche la velocità delle sintetiche, questa affilatura sarà sicuramente un'affilatura più veloce delle altre. Perdiamo tempo come al solito, ci facciamo un altro controllo al microscopio, tanto per vedere. Allora, ed è non è cambiato molto rispetto a prima, quindi si vede che la potenzialità della 6000 l'abbiamo raggiunta. Voglio vedere se spostando, inclinando un po' il rasoio si riesce a vedere un po' meglio. Anche così, perché come al solito sotto il microscopio è tutto un gioco di luci, quindi cercare la giusta illuminazione. Vediamo qui, mettendola nella parte bassa dell'inquadratura magari riesce a prendere la luce in maniera migliore. Ecco qua. Quindi diciamo che questa è la potenzialità della 6000. Per sicurezza faccio un altro fermo immagine. Eccolo lì. L'ho messo in una cartellina, poi vediamo tutto quanto insieme. Quindi a questo punto la 6000 ritorna a bagno e vado a prendere, ma cambio inquadratura, forse è meglio, e vado a prendere l'Imanisci 8000. Questa invece è una pietra, è una splash and go, questa non ha bisogno di bagnetto preventivo. Quindi la prima bagnata comunque gliela do abbondante, perché un minimo comunque anche le splash and go assorbono. E anche qui andiamo subito. Come vedete, nessun aiutino, nessuna fanghiglia, nessuna ravvivata alla pietra. Vuoi perché erano pulite, l'avevo rilappate da pochi giorni, per cui la pietra è è già scarica di suo. Adesso mi concedo solamente pochi passaggi con il cerchietto che rende i marchi disordinati. Comincerò molto presto, ecco, ad andare per rigature, quelle classiche, cercando di riprodurre le classiche rigature a 45 gradi. Adesso bisogna cominciare a resistere alla tentazione di spingere per cercare di velocizzare il processo, perché qui siamo a 8000, si continua a poter leggere, quindi a 8000 siamo già in finitura, siamo molto in finitura, cioè voi calcolate che 8000 è un grit medio stimato per una belga, quindi stiamo parlando adesso di un tipo di finitura già idonea alla rasatura. Io non lo so, sinceramente non ci ho mai provato. Oggi farò per la prima volta la prova a radermi con un rasoio rifinito su sintetica, ma vi dico anche che sono stato non spinto, però tranquillizzato dal fatto che diversi miei amici ci hanno già provato
e a loro detta con ottimi risultati. Un tentativo che ha fatto Emanuele Lopergolo, dice, è andato in rasatura direttamente dopo la Nanon 10.000 senza senza il solito passaggio conclusivo su pietra naturale. La stessa cosa ha fatto Massimiliano Vicini, anzi Massimiliano ha fatto vedere un'affilatura tutta su Nanon, perché lui ha comprato tutta la serie, quindi ha preso un rasoio e l'ha portato da 0, dalla 1000 fino alla 10.000 usando solo e soltanto Nanon, e anche a sua detta la rasatura è stata più che soddisfacente. Quindi adesso la curiosità, la curiosità era tanta. La pietra, vi ripeto, è appena arrivata, quindi io non so come si comporterà, non so quale sarà il feedback. eh, Sarà pure così, diciamo, un po' più difficile del solito saperla gestire, perché non ho assolutamente nessuna esperienza su quella pietra, e sapete, no, che ogni pietra fa storia a sé, quindi adesso io non so l'impasto che usa la Nanon, il legante che usa la Nanon, che tipo di feedback che darà, non lo so. Io qui mi giro un po' la pietra per cercare di utilizzarla uniformemente. Lo so che dalla web è sempre difficile vedere le sfumature perché l'immagine è molto chiara, però per esempio sul lato che stavamo utilizzando prima c'è già, si vede una leggera saturazione, quest'altra metà di pietra invece la pietra sembra più scarica, quindi per portarla avanti, per portare l'usura in modo più uniforme possibile, girare la pietra è sempre una manovra abbastanza consigliata, insomma. Non è fondamentale, non muore nessuno se non viene fatta, però secondo me si fanno lavorare al meglio. Allora, come vedete, quei 2-3 minuti di spazzolate leggere, qui siamo veramente al lavoro a peso di rasoio. Andiamo a vedere al microscopio che sta succedendo. Opla. Ah, devo trovare il punto giusto dell'illuminazione. Un po' scuretta l'immagine, però aspetta, messo a fuoco. Ho messo a fuoco, essendo un piano inclinato, io non riesco a mettere a fuoco tutto, quindi cerco sempre di mettere a fuoco il filo, che è quello che ci interessa più di tutti. Allora, vediamo l'illuminazione se si può fare qualche cosa di meglio. Ok, questa è la situazione dopo qualche minuto sulla... Tanto ho fatto il fermo immagine. Questa è la situazione dopo qualche minuto sull'Imanisci da 8000. Mentre chiacchiero come al solito mi preparo l'inquadratura, vi faccio vedere, eccole qua messe a paragone. Quindi adesso sulla sinistra c'è la 6000 della King e sulla destra c'è l'Imanisci. Porto l'immagine al 100%, eccola qua. Beh, vedete che tra il 6000 Manisci, tra il 6000 King e l'8000 Manisci la differenza c'è, e il 2000 grit in più si vedono tutti quanti. Purtroppo l'immagine non è ottimale, però allora, vedete che il filo si sta stendendo sempre di più, i marchi d'affilatura iniziano a sparire, e allora adesso, op, op, stessa cosa, visto che non è un'affilatura dimostrativa. Sì, è un test dedicato alla Nanon 10.000, ma
io con questo rasoio mi ci devo fare la barba. Allora, anche qui mi voglio concedere un attimo qualche altra spazzolata, sempre a mano, leggera leggera, vedete che di limatura ne sto sollevando veramente poca, quindi sto andando veramente con la mano leggerissima. Ah, che poi c'ho pure un'altra novità. C'ho da- Devo provare una coramella artigianale di un amico che non finirò mai di ringraziare, Max, che mi è arrivata ieri ancora. L'ho provata, ci ho spazzolato sopra un rasoio tanto per sentire il trasporto, eh, per sentire insomma l'effetto del Cordovan. La coramella bellina, Cordovan grande, pelle, che poi non è pelle, vabbè, è un muscolo. È un tessuto, neanche un muscolo, un tessuto fibroso che è sotto pelle, sotto i chiapponi del cavallo. E, e devo dire che dà veramente piacere strofinare la lama sul Cordovan. Mi ha dato un effetto vellutato, un feedback più che altro per vellutato ottimo, eccellente. La prima impressione è stata ehm, meccanicamente ineccepibile. Il Cordovan è morbidissimo, flessibilissimo, è una coramellina che si può restringere nel palmo della mano. Però, ripeto, è stato solo così, un tentativo, una ventina di spazzolate, tanto per sentire che effetto fa. Oggi la uso per bene su questo rasoio, alla fine di questa affilatura, e quindi stasera la rasatura sarà con due novità. Finitura per la prima volta in vita mia, su pietra sintetica, quindi mi farò la barba con un rasoio rifinito su una 10.000 sintetica e scoramellato su questa coramellina artigianale. Ma io dico coramellina perché è delicata, piccolina, morbida, sottile, ma una grande coramella in Cordovan artigianale dell'amico Max. I cani che abbaiano, non so se riuscite a sentirlo dal microfono. Ok, io penso che ci siamo, non voglio insistere più di tanto. Quindi ultimo controllo al microscopio, ma penso che anche con l'8000 abbiamo finito. Butto un attimo il rasoio sotto il microscopio, cambio inquadratura e vediamo quello che succede. Eccolo. Ok, c'è da dare una ripulita al filo, si vedono un po' di bave, bavine e bavette sul filo. Ok, però bella lucidatura, devo dire, insomma. Calcolate sempre l'ingrandimento, poi riduco l'ingrandimento, vi faccio vedere quasi a occhio nudo come viene. Ok, io mi fermo anche con l'8000 e a questo punto cambio di inquadratura, arriviamo alla Nanon. Eccola qui, lei è bella di papà. Ripeto, appena arrivata, quindi prima volta che viene messa sul sopportino, scusate, come al solito il bianco spara. Non so assolutamente che effetto farà, che impressione farà. Anche qui nel dubbio, la prima bagnata gliela do bella abbondante. Allora, spargo per bene, così c'è qualche residuo di polvere. Va via. Ancora di nuovo una bagnata e cominciamo la prima passata. Il battesimo della Nanon. Allora, ve le dico così mano a mano che mi vengono, anzi mi concedo anche il cerchietto. La pietra è liscissima, liscia, 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 ma non vetrosa. Oh, calcolate che anche questa l'ho lappata e
in effetti un minimo ne aveva bisogno. È arrivata, diciamo, di fabbrica lappata al 90%. Ho fatto i classici segni con la matita, la solita griglia è andata via con pochissime passate. Ho dovuto insistere 1 minuto, 2 minuti solo su un paio di punti, ma diciamo che il grosso della pietra ha toccato subito, quindi diciamo era quasi perfettamente lappata. Ve lo ripeto, la lappatura serve sempre, le pietre per abitudine, spianatele sempre, anche perché così partite da un punto fisso. Se l'affilatura diventa problematica, almeno una cosa la potete escludere: la pietra non era lappata bene, il rasoio dove toccava e dove no, se no avete troppe incognite da tenere sotto controllo. Se va tutto bene, ma quando le cose cominciano ad andare maluccio, l'affilatura non procede secondo le aspettative, uno incontra difficoltà a rendere ben tagliente quel rasoio, almeno uno dei possibili aspetti che vi possono aver rovinato l'affilatura l'avete già scartato a priori. Quindi la pietra siete sicuri che era in piano. E poi vi ripeto, anche le marche più serie come la Nano One, un minimo di lappatura ne hanno bisogno tutti. Per quanto vogliono essere accurati in fabbrica, non lo saranno mai come possiamo essere accurati noi a casa nostra con le nostre pietre. Sto andando pure un po' alla bruta, vedete, movimentacci in orizzontale, quindi con marchi di affilatura a 90 gradi, poi riprendo invece il 45, anche per metterla un po' alla frusta. Vedo che però, allora, la sensazione di affilatura è bella. Ripeto, una pietra liscia, come ve la spiego? Liscia ma frenata, non liscia vetrosa, la lama non scivola via. Ah, poi un'altra cosa, già che ci sono, mi è venuta in mente e ve la dico così come mi viene. Non servono le lappature estreme, io sento discussioni, leggo di discussioni infinite, ma a me serve una diamantata almeno 1000, 1500, perché se no io sulla pietra non ce la metto. Allora, questa qua è stata lappata adesso, mezz'ora prima di iniziare la registrazione di questo video, con la solita DMT che vedete lì sopra la scatola, quella giallina, si riconosce, con il lato 325. Quella DMT è un lato 325 e un lato 600. Non ho perso tempo neanche a girarla sul supporto e mettere il lato 600. Il lato 325 è stato più che sufficiente. La pietra non è grossolana, non è aggressiva, il piatto di affilatura, sopra questo piatto di affilatura la lama scorre non bene, scorre benissimo, e adesso ho tanta curiosità di vedere come si sta comportando. Non credo che sia velocissima, non mi sta dando l'idea di una pietra iperveloce, però è pur vero che stiamo parlando di una 10.000, per cui è chiaro che il potere d'asportazione andiamo sotto il microscopio. Minchia papà. Aspettate che cerco di mettere a fuoco un po' meglio. Ragazzi, qui siamo a forte ingrandimento, a fortissimo ingrandimento. Ma qua i marchi di affilatura, qui siamo vicini allo zero, eh? Qui c'è un graffiotto da togliere. Ma qui... Allora, e poi se no l'occhio inganna. Scattato il fermo immagine. Allora, adesso preparo la foto comparativa e andiamo a vedere. Ecco qua, porto al 100%,
E guardate, prima sembrava bello, questo è l'8000 Imanisci, questa è la 10.000 Nano. Ragazzoli, tanta roba. Tanta roba da uno che la sta usando per la prima volta, per cui imbranato perfetto su questa pietra, nessun tipo di esperienza. Le mie solite prove ancora non l'ho fatte, se aiutarmi, se dare la grattugiatina, se una micro sospensione, se andare più pesante, se andare con la mano più leggera. Non ho fatto assolutamente nulla, la sto provando adesso per la prima volta insieme a voi, però voglio dare ancora qualche strofinata. Eh, non conoscendo la pietra, diciamo che anzi, fatemi sentire una cosa. Filo dolcissimo sui polpastrelli, sembra quasi che non sia affilato, perché le microcreste sono veramente micro, aggrappano veramente poco sul polpastrello. E stavo dicendo, non sapendo di preciso come va questa pietra, mi sono tenuto nella maniera più conservativa possibile, insomma, mi sono tenuto con le pressioni bassissime. E la voglia di spingere c'è. Devo dire che la voglia di spingere c'è. Adesso mi sto aiutando, ma sempre per cambiare, mi sto aiutando anche con la mano sinistra per tenere, per tenere ben uniforme il peso su tutta la lama. Voglio insistere solamente un pochettino dalla parte del tallone, che adesso al polpastrello mi è sembrato leggermente più indietro rispetto al resto. Quindi devo dire, è una pietra che non vi saprei classificare tra il duro e il morbido, cioè sicuramente è una pietra, una sintetica duretta, però c'ha questo feedback particolare per cui non dà l'idea del duro vetroso, del duro eccessivo. C'è sempre questa sensazione vellutata che accompagna. Devo dire, la pietra non è tra le più economiche, non costa più delle altre, diciamo, costa quanto le altre pietre di qualità. Anzi, forse rispetto alla strapubblicizzata Naniva costa anche di meno, perché tra la Sharp, no, scusate, tra la Nano On 10.000 e una Naniva Professional, le Naniva costano di più. Qui siamo a una pietra che costa intorno ai 100 euro. Che poi siano 99, 98, non è quell'euro che fa la differenza. Classifichiamola come una pietra da 100 euro. Quindi diciamo, per essere una pietra da ultrafinitura, con questa qualità, con tutto il progetto sotto di Marrecarte, eh, sicuramente vale i soldi spesi. Insomma, voi lo sapete, io affilo di preferenza sulle naturali e sulle naturali giapponesi in particolar modo. Questo è un filo totalmente diverso. Il filo giapponese, il filo sulla naturale giapponese, anche usata senza fanghiglia, ad acqua pulita, sotto l'acqua corrente, per quanto vuoi, la lucidatura non è mai estrema. Qui invece, oltre a essere nel grit da ultrafinitura, siamo anche nel campo delle pietre con un forte potere lucidante. Mi sto concedendo ancora qualche secondo sulla pietra. Vedete,
Non so se riesco, no, purtroppo. Allora, vediamo come faccio di solito. Vediamo se è così, abbassando la luminosità. Se vedete c'è un minimo di limatura, si vede, ma più che altro per voi, io la riesco a vederla abbastanza bene, per voi è solo un'ombreggiatura, mettiamola così. Quindi diciamo che almeno sull'acciaio del filarmonica eh, è una pietra che indubbiamente abbrade, eccola, lo vedete? Lo vedete qui? Indubbiamente abbrade, però non abbrade alla morte, non è una pietra che fa gridare al miracolo. Ripeto, io mi sto affidando dei consigli dati dagli amici. È una pietra che ha fatto gridare al miracolo per la dolcezza. E io oggi, vi ripeto, per la prima volta stasera mi voglio fare sta rasata. Ce n'ho veramente bisogno, quindi anche un bel barbone importante, utilizzando finitura su sintetica, sperando che non sia troppo aggressiva, non dovrebbe esserlo. Ok, dobbiamo fermare? Allora, anche qui, non so se si riesce a vedere, spara come al solito, però vedete che un po' di limatura c'era. Ok, diamo ancora una volta, per l'ultima volta, sotto il microscopio. Eccolo, l'ho preso. Beh, ragazzi, io non ho un microscopio ottico di quelli da mille miliardi. Cioè, ma qui i marchi d'affilatura non ci stanno proprio più. Tra i microscopi USB è un buon microscopio, per carità. Ma qui i marchi non ci stanno, non ci stanno più. Allora, mentre parlo, scusate se vedete che io guardo da un'altra parte perché sto, allora, prendendo l'ennesimo fermo immagine e non ci sono riuscito, ricominciamo. Ah, ma perché? Boh, vediamo se vediamo quello che sta succedendo. Allora, adesso vorrei fare la prova comparativa con minchia. Scusate, faccio vedere lo schermo. Allora, questa è la Nano On dopo un paio di minuti, 3 minuti di utilizzo e dopo ulteriori 2-3 minuti di utilizzo. Vedete che la pietra è lenta perché quei 2 minuti, guardate che differenza che stanno facendo. Aspettate un attimo che provo ad ingrandire un po'. Provo ad ingrandire un po' l'immagine per farla vedere un po' meglio a tutto schermo. Cioè, questa è la stessa pietra, ragazzi. È la stessa identica pietra. Adesso, se ci riesco, voglio invece farvi vedere una cosa. Aspettate, abbiate pazienza perché sapete che i miei video sono sempre pizze e fighi. Allora, uno e due. La situazione con cui abbiamo cominciato è la situazione a cui siamo arrivati. Adesso l'immagine è al 65%, 80%, ingrandimento reale dell'immagine. Calcolate che l'immagine a dimensione fotogramma, per cui non è dettagliatissima, è 1280x720, però a sinistra qui
avete il filarmonica nella situazione iniziale e qui abbiamo il filarmonica dopo l'utilizzo con la Nanon. Beh, sentite, i risultati per una eccellente rasatura ci sono tutti. A voler fare il pignolo, proprio a voler pignoleggiare, adesso ve la rinquadro da sola al 100%, fili, se parliamo solamente qui del filo, ne ho visti anche di migliori, devo dire, il filo non è proprio perfettamente teso come piace a me. Diciamo che con una giapponese riesco a ottenere un filo più teso e più pulito. Però c'è da dire che manca ancora la coramella prima che questo filo tocchi la pelle. Quindi ragazzi, io mi fermo perché è inutile a stare lì ad accanirsi perché allora, sai, sto registrando e allora bisogna fare la bella figura, no? Devo fare il filo meglio che posso, non esiste. Allora, diciamo che in condizioni normali, senza starsi a fare tutte le seghe al cervello col microscopio, uno a questo punto si sarebbe più che fermato. Rimane solamente la scoramellata e via. Che dire, il rasoio è... cioè sembra quasi che non tagli per quanto è... Io voglio fare la solita prova del cretino. Vedete il ventilatore? Quando ve lo dico io che schiatto di caldo perché sono chiatto come una mucca. Allora, spento il ventilatore. Cerco di prendere qui il castettino degli impicci, vediamo se al volo riesco a trovare capelluccio. Sembra di sì. Io a questo punto sono pure curioso di vedere senza... Allora, vediamo un po' dov'è che posso mettermi a un punto dove cadono... qua, qui. Quindi qua voi dovreste vedere, no, forse, ecco da qua forse si dovrebbe vedere. Allora, su questo lato taglia ma non alla morte, però i capelli hanno un verso. Vediamo su quest'altro lato se è meglio o se è peggio. Ah, allora, diciamo che taglia. L'HHT lo passa. Mi è rimasto attaccato al pollice. Diciamo che ho visto HHT migliori, anche se onestamente qua il capello viene reciso tranquillamente. No, l'HHT c'è. A voglia se c'è. Non so se riuscite a vederlo perché ho parecchi capelli che mi sono rimasti attaccati alle dita. Vedete? Quindi il rasoio taglia, ma di quello non avevo dubbi perché insomma, aspettate, riaccendere il ventilatore, fondamentale per la mia salute. Allora, che il capello se tagliava, c'è stava, scusate qui. Sapete che questa settimana ho affilato parecchio, ma questa è stata la settimana dei coltelli però, più che dei rasoi. Quindi via il nastro, proprio basta, è finita l'affilatura. Adesso rimane solamente da provare la nuova coramellina in Cordovan, ripeto, dell'amico Max che non finirò mai di ringraziare, ma per il pensiero, per la gentilezza, è un collega tra l'altro, per cui doppio ringraziamento ancora più sentito. Ripeto, vi faccio rivedere di nuovo le ultime prove, scusate,
Andiamo sullo schermo. Vi faccio rivedere di nuovo la situazione di partenza e di arrivo. Sinceramente, no, devo ingrandire, 80, 100%. Sinceramente, questa era la situazione di partenza. La situazione di arrivo è, come marchi d'affilatura, veramente impressionante. Veramente impressionante. Però c'è da dire una cosa. Io oggi con questo rasoio me ce faccio questo dio del barbona di una settimana per vedere come taglia. Ma già ho visto che partendo da quel filo praticamente specchiato, senza nessun marchio d'affilatura, secondo me, andandoci a mettere una bella naturale di pregio come finitura ultima, e lì si riuscirà a tirare fuori il meglio che la pietra naturale può dare, perché praticamente gli andremo a dare in pasto un filo e un bevel praticamente non segnati, praticamente vergini, praticamente lucidi specchiati. Qui già c'ho l'acquolina per vedere la Santa Nakayama cosa riesce a fare dandogli un bevel preparato in questo modo. Quello di oggi sarà un gioco, farsi la barba con un'affilatura tutta sintetica. Ma visti i risultati, che non, guarda, non mi stanco di farvi rivedere, guardate che cavolo del risultato. La luce ci scivola via, qui proprio non ci stanno, non ci sono marchi d'affilatura, cioè, ma quello di prima, quello di sinistra, questo era già un ottimo risultato, non vi fate fregare. Ah, ecco, una cosa che non sono, vi ho detto che la faccio e poi non la faccio mai. Aspettate, vi faccio perdere solamente un minutino di tempo e poi vi saluto. Metto il rasoio. Ah, eccolo qua. Aspettate, non metto manco a fuoco. Vado a diminuire l'ingrandimento per farvi vedere. Aspettate. Ah, non è facile, eh? Cioè, vabbè, quello è sporco. E guardate, è talmente lucido. Adesso provo a cambiare l'illuminazione. È talmente lucido che la luce rimbalza sopra. Non si riesce a... Non si riesce a... Come si dice? Provo dall'alto a illuminare correttamente. Eccola qua, con l'illuminazione dall'alto, che di solito tengo spenta perché non mi piace per niente. Cioè, non... lo vedete? Cioè, non c'è praticamente nulla. Sì, sì, vabbè, lo sporco, adesso una bella scoramellata, quella va via. Ma è spaventoso, veramente spaventoso. Vabbè, ragazzi, rieccomi qua. La volevo fare corta, 48 minuti, io niente, sottarato su un'ora, non c'è niente da fare, sottarato, e che volete fare? Ecco qua. Allora, scusate, stavo rimettendo a posto l'illuminazione. Ragazzi, quindi, primo test, è poco più che un unboxing della Nano One 10K da un Micron. Sinceramente, molto 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 soddisfatto. Bella pietra. Certo, uno per 100 euro compra poco materiale, perché questo è uno spessore da 1 centimetro. Pietra liscia, pietra meravigliosa, proprio. Ripeto, lappatura su diamantata 325, eppure va come il veleno, è liscissima al tatto.
marchi di affinatura praticamente inesistenti. Eccoli qui di nuovo, e mi piace farvi vedere questa immagine. Quindi primissima impressione, grande pietra, devo approfondire, devo migliorare la conoscenza sulla pietra, devo vedere qual è il modo migliore per farla lavorare al massimo delle possibilità, ma già così, da ignorante al primo tentativo, mi reputo molto più che soddisfatto del risultato. Ve lo rifaccio vedere un'altra volta, troppo bello, grande risultato. Quindi detto questo, mo, 50 minuti e 37 secondi, non la dirò più per le lunghe, vi ringrazio della pazienza per quei pochi che saranno arrivati fino al 50° minuto, tanto poi mi dà le statistiche YouTube, dice visualizzazione media 12 minuti, e già 12 minuti, voglio dire, tenervi attaccati allo schermo 12 minuti, mi reputo un fortunato. Quindi basta con le chiacchiere, ottima Nanon, sicuramente ne faremo altri video perché conto di farla lavorare e di farla lavorare un bel po'. Quindi bel ciao popolo a tutti quanti, un salutone e ci vediamo alla prossima. Ciao popolo!